Take a recipe. At first sight, it's clear that to get the meal you want to cook, you will need a combination of different elements, from the choice of the best ingredients and the study of the techniques needed, to the utensils and the manual skills for doing so. Defining organic agriculture is quite the same. Since its theorization, organic agriculture has been a wide and multidisciplinary connection of practices and a crossroads of different experiences and personal stories. Through time, farmers, scientists, academics, gourmands, activists, and governments have been placed at the same table with the collective aim of making a more sustainable, healthy, and natural world. But what do we refer to when we talk about organic? This is The Organic Recipe, the podcast created by Made in Nature that explores the world of organic agriculture, discovering the stories, the research, and the people involved in this huge transformation of our habits. How do we define organic today? The IFOM has formulated 4 principles to describe organic agriculture as a productive system which involves terms of health, ecology, fairness, and conservation of the soil and plants. These principles also include tradition, innovation, and science to benefit the environment and promote fair relationships and a good quality of life for all involved. From a productive point of view, this implies, as established by the European law, no use of GMOs and ionizing radiation, a limit on artificial fertilizers, herbicides, pesticides, and hormones, the care and promotion of soil fertility and plant health by using crop rotation, cultivation of nitrogen-fixing plants, and other green manure crops to restore the fertility of the soil. In 2005, the International Federation of Organic Agriculture Movements held a congress in Adelaide, Australia. This conference marked the beginning of the phase more commonly known as Organic 3.0. Despite its ancient origins, organic farming was addressed by a small group of pioneers from all over the world at the end of the 19th century. This group started to independently reflect on the consequences on the health of the soil and essentially the health of the people due to the growing use of chemical products in agriculture. Cause for concern was raised upon seeing the large quantities of soil used in industrial agriculture. Partecipai al convegno di Adelaide di IFOAM 2005 che contribuì a definire questa definizione, quindi posso dire io c'ero. E ci fu bisogno allora nel 2005 un po' di ridefinire di nuovo cos'era l'agricoltura biologica dopo gli anni dei pionieri, il cosiddetto Organic.1, no? Quindi dei grandi pionieri non solo europei ovviamente, anche americani, anche indiani, Fukuoka eccetera, perché ormai l'agricoltura aveva superato il periodo, la fase 2.0, cioè ovvero dopo le certificazioni, dopo il riconoscimento dell'Unione Europea nel 1992 con la 2091 e di fatto la diffusione del label, del bollino anche nei supermercati. Si cominciava già a parlare della cosiddetta conformazione, convenzionalizzazione dell'agricoltura biologica che magari qualcuno metteva in dubbio, uscendo dalla nicchia, non rispettare più i principi, e quindi ci fu proprio la volontà del movimento internazionale dell'agricoltura biologica di ridefinire e ricompattare il movimento su cosa voleva dire fare agricoltura biologica, e appunto venne anche correlata dai 4 principi di IFOAM sull'agricoltura biologica. Mi chiamo Paola Migliorini, sono professore associato all'Università di Scienze Gastronomiche, di Agronomia e Coltivazioni Erbacee, e qui ci troviamo a Pollenzo presso il campus, la sede dell'università. Io mi occupo di agroecologia, agricoltura biologica e agricoltura sostenibile,
sia per quanto riguarda l'insegnamento, sia per quanto riguarda la ricerca e la terza missione, svolgendo corsi all'undergraduate, ai master e sono coordinatrice del master in agroecologia e food sovereignty. Pioneers' first intuitions gave birth to a new consideration about the impact of human presence in nature. They introduced ethical and environmental themes to the production process and pointed their attention to the creation of a protocol that relied on ecological procedures to minimize or eliminate the need for chemical fertilizers and pesticides in the production of crops. In the mid-1970s, organic farming developed methods with the help of new technologies and scientific discoveries. This chapter made way for new ideas to grow that could strengthen the restoration of soil fertility, human health, and nature. In 1991, these strategies and efforts successfully resulted in the first European regulation regarding organic food, with the aim of protecting organic farming, ensuring fair competition between producers, and improving the plausibility and reliability of the produce. Io credo ancora in questa definizione, credo che sia ancora molto valida, nonostante ciò è vero che la certificazione è da una parte un sistema di garanzia, dall'altra permette ai prodotti biologici di essere riconosciuti ormai a livello non solo europeo ma anche internazionale ovviamente, e appunto di essere usciti dalla nicchia, quindi se negli anni 90 chi faceva biologico era considerato uno molto alternativo, per non dire un po' fuori di testa, oggi ovviamente è un sistema riconosciuto dal Green Deal, dalla Farm to Fork, si parla di 25% in Europa, eccetera, eccetera. From phase 1.0, organic agriculture has been able to cover 71.5 million hectares of the worldwide cultivation, involving 2.8 million companies and 3.1 million farmers. We asked Paola Migliorini, what does it mean researching today in this field, and what are the benefits of this kind of production? Fare ricerca in agricoltura biologica oggi, facendola con il mio gruppo, vuol dire tante cose. Da una parte ancora chiarire, io sono un'agronoma di formazione, quindi chiarire ancora alcuni benefici riguardo alla biodiversità e sul suolo, anche se devo dire da questo punto di vista ormai la letteratura scientifica è schiacciante in favore del bio. Sugli aspetti di sostenibilità delle aziende biologiche, anche qui ci sono ampi studi e metodi e metodologie di confronto ormai ampie. Forse l'aspetto ancora relativamente che ha bisogno ancora di un approfondimento sono forse gli aspetti più della filiera upstream, ovvero l'aspetto legato alla qualità del cibo biologico rispetto al convenzionale e soprattutto l'impatto sulla salute. Sono ancora troppo pochi gli studi, anche se ci sono delle traiettorie, delle indicazioni, anche perché appunto studiare le diete vuol dire studiare gli stili di vita, quindi è molto difficile isolare i fattori alimentari, tout court, no? Specifici. The variety of different subject fields, including science, that interact together to build the idea of organic agriculture is clearer when we talk about agroecology, the discipline that has marked most of Paola Migliorini's research. She was one of the founders and the former president of Agroecology Europe, the association that works for sustainable development of farming and food systems. In fact, agroecology, as well as being a practical and social movement, is also included in the scientific field. This is because it involves the whole food system, from the soil to the organization of human societies. L'agroecologia viene definita oggi come un insieme di pratiche, come una scienza, o meglio un insieme di scienze e come un insieme di movimenti.
quindi ha questa visione, diciamo, tripartitica, proprio perché nasce in maniera diversa a seconda delle varie luoghi e culture nel mondo. E, nel 2016 con un gruppo di colleghi di varie università europee e anche di persone che facevano parte di movimenti, ci siamo ritrovati, abbiamo sentito l'esigenza di fondare una nuova associazione che si chiama Agroecology Europe, proprio perché sentivamo la necessità, l'urgenza di in parte influenzare l'agenda politica dell'Unione Europea verso appunto un approccio più agroecologico, un po' stanchi diciamo, delle politiche PAC fondamentalmente troppo indirizzate verso una massimizzazione delle produzioni, una omogenizzazione delle colture, quindi insomma sostanzialmente un sistema agroalimentare troppo industriale. How important is it to push these themes within the European Union and other governments' agendas? L'Europa ha subito molti impatti negativi per un'agricoltura troppo intensiva, la presenza del glifosato nelle acque, la diminuzione drammatica delle specie di uccelli e di insetti, non solo nelle aziende agricole ma addirittura nelle aree protette, perché appunto un approccio, come si dice, sharing, cioè ovvero dividere, no? Avere magari un'agricoltura intensiva da una parte e delle aree protette dall'altra, non è un approccio scientificamente valido. È stato visto che per la tutela della biodiversità ci deve essere un continuum tra aree ecologiche anche dentro l'azienda, per cui l'approccio ecologico deve essere come dire, completo. Infatti l'agroecologia viene definita anche come l'ecologia del cibo, dell'alimentazione come sistema ultimo. Nelle ultime definizioni viene definita così, e quindi è un approccio sostenibile dal punto di vista ecologico, ambientale, economico, ma soprattutto sociale e politico, perché dal nostro punto di vista l'agroecologia è anche parlare di food sovereignty, cioè di sovranità alimentare, ovvero poter decidere quale cibo scegliere o mettere sulla nostra tavola per alimentarci. 30 years after the promotion of the European label, organic agriculture has increased in terms of expansion and consumption. A year ago, the European Parliament launched the Green Deal, promoting sustainable transition, starting from agriculture but with the main aim of reaching all professional sectors in EU countries. L'agricoltura europea quindi non è assolutamente autosufficiente in generale, e appunto ci sono zone più o meno intensive, è ancora un'agricoltura abbastanza familiare, questo è un aspetto positivo, però purtroppo impatta l'ambiente, quindi se vogliamo preservare e tutelare da una parte gli agricoltori, dall'altra il sistema agroalimentare, c'è bisogno di uno sforzo, ovvero di applicare delle politiche che incentivino la transizione agroecologica. L'Unione Europea aveva pubblicato il Green Deal, la Farm to Fork e la Biodiversity Strategies, che però adesso sono invece molto attaccate a seguito dell'emergenza della guerra e al venire a mancare di alcune diciamo, prodotti di importazione. È fondamentale mantenere e ancora di più dimostrare che l'agricoltura non ha bisogno di input esterni, ma si può produrre e stiamo producendo abbastanza cibo per tutti. There are steps being drawn out to create a more sustainable future. Governments have issued new actions, but the challenges are getting even bigger and require everyone's input. Il futuro sicuramente ci pone delle sfide non facili, perché di fatto sembrerebbe che la popolazione umana continui ad aumentare oltre quelle che già 20 anni fa o comunque 10 anni fa sembravano i system boundaries, no? Quindi i limiti del nostro pianeta fossero ormai appunto che non si potessero superare ormai questi limiti. Li abbiamo ancora e ulteriormente superati,
quindi, come dire, c'è il problema dell'acqua, c'è il problema dell'accesso alla terra, c'è il problema dei cambi climatici, c'è il problema dell'accesso a varietà, a semi che siano liberi e adattati all'ambiente, per non parlare appunto del bottleneck, cioè tutte queste risorse, ripeto, sono di fatto non libere e non accessibili. La mancanza di giovani in agricoltura, il fatto che il numero di aziende è drammaticamente diminuito, però il fabbisogno di cibo è aumentato, fino ad arrivare ai mercati. Quindi, come dire, le sfide sono veramente molte, tuttavia credo fortemente che la risposta sia proprio un approccio agroecologico ai sistemi agroalimentari e che non si possa uscire da lì, perché banalmente mi viene da dire, se non è l'agroecologia, di cui secondo me il biologico fa parte, what else? Cioè, quale altra risposta noi diamo? La chiuderei in maniera retorica, ma veramente non ci sono alternative in questo momento, perché sicuro non è sfruttando di più il terreno, usando più acqua, riducendo le risorse genetiche che si può dare delle risposte. You've been listening to The Organic Recipe, the podcast brought to you by Made in Nature and produced by RP Cercuiti, narrated by Eleanor Robinson and written by Francesco Pataccini. The sound director was Pasquale Cicciriello, and the supervision was by Lorenzo Pasquinelli with the help of Silvia Lesi. Made in Nature is a project funded by the European Union and CSO Italy. The project's aim is to promote the values of organic agriculture in Italy, France, Germany and Denmark. Discover more about the project at madeinnature.org or visit our social networks. For narrative reasons, some interviews in the podcast have been dubbed from the mother tongue of the interviewee to English, with their consent.